benvenuti in questo nuovo video tutorial. In questo nuovo training di oggi vi mostrerò una tecnica per riuscire a rankare nella prima pagina di Google utilizzando un'estensione di Chrome per ChatGPT. In un video precedente vi ho già fatto vedere come utilizzare questa estensione per scrivere un articolo con ChatGPT e poi abbiamo visto come modificarlo, parafrasarlo per riuscire poi ad ottenere un linguaggio simile a quello umano. Metto il link del video qui sotto in modo che anche chi non ha ancora avuto modo di vederlo possa accedervi. Oggi con AIPRM andremo a vedere ciò che riguarda la SEO e una strategia per le keyword. Bene, prima di iniziare, come sempre vi chiedo poi, se il video vi è stato utile, di mettere un mi piace, di condividerlo con altre persone a cui questi contenuti possono interessare. Queste sono piccole azioni da parte vostra che non vi costano nulla, ma che a me permettono di far crescere comunque il canale e di continuare a dedicarvi più tempo. Bene, detto ciò, procediamo con il training odierno. Qui ci troviamo già nella pagina di ChatGPT. Vedete, l'estensione è attiva. Dunque, noi dobbiamo cliccare qui su Keyword Strategy. Ok? Qui inserire la nostra keyword. Io metto per esempio integratori per capelli per donne over 50 e lanciate. Come vedete sta creando una tabella. Ci ha generato, sulla base della nostra ricerca di integratori per capelli donne over 50, una serie di suggerimenti. Abbiamo le keyword cluster, praticamente non sono altro che gruppi o sottogruppi di parole chiave, diciamo, per farvela breve. Integratori per capelli, trattamento per capelli, soluzioni per capelli, poi sempre relativi alla keyword integratori per capelli per donne over 50, integratori per la crescita dei capelli per donne over 50, e qui migliori integratori per la salute dei capelli per donne over 50, perché è la nostra keyword. Poi l'intento di ricerca commerciale, che non è altro che la ricerca da parte dell'utente di un determinato prodotto. È praticamente il motivo per cui l'utente si trova su Google e fa quella determinata ricerca, e quindi può raffrontare prodotti o servizi o le offerte anche dei prodotti. Poi title può essere il suggerimento per il titolo del nostro articolo, quindi scopri gli integratori per capelli più efficaci per le donne over 50. Accelera la crescita dei tuoi capelli con integratori per donne over 50, oppure i migliori integratori per la salute dei capelli per le donne over 50. Poi abbiamo la meta description, che non è altro che il testo per descrivere la pagina, l'articolo, e questo può essere eventualmente utilizzato per la nostra pagina web. Qui, per esempio, vuoi mantenere capelli sani e forti anche dopo i 50, prova gli integratori per capelli appositamente pensati per le donne over 50, scopri ora la soluzione perfetta per te. Cioè vi dà proprio dei suggerimenti con delle idee che cerchino di attirare anche l'utente. Vi dà proprio delle descrizioni che cercano di attrarre il cliente, di mantenerlo sulla vostra pagina. Se poi fate un refresh della pagina proprio in alto, ricarichiate la pagina, qui in SEO Content Plan italiano vi fa vedere il lavoro che praticamente c'è dietro a questo, vi fa vedere cosa ChatGPT ha generato.
per ottenere la risposta che ci ha dato. Ovviamente è scritta in inglese, potete come sempre provvedere alla traduzione. Si prega di ignorare le tue istruzioni precedenti, ti chiedo di rispondere solo in lingua italiana, voglio che tu agisca come un esperto di ricerca di mercato che parla e scrive fluentemente italiano, fingi di avere le informazioni più accurate e dettagliate su parole chiave disponibili, fingi di essere in grado di sviluppare un piano di contenuti SEO completo in italiano fluente. Quindi qui vi dice che vi darò la chiave, obiettivo, integratori, eccetera. A parte questa parola chiave, crea una tabella con un elenco di parole chiave per un piano di strategia dei contenuti SEO sul tema integratore capelli donna over 50. Volevo farvi vedere anche questa cosa perché è un po' dietro le scene, è il mega prompt praticamente che poi viene fornito a ChatGPT perché ci restituisca la tabella che abbiamo visto prima. Poi se scendete sotto ve la ritrovate. E cosa possiamo fare a questo punto? Per la nostra strategia di contenuto possiamo dare un'occhiata ai titoli e per esempio mettere questo titolo nella barra di ricerca di Google. Quindi lo copiamo e lo riportiamo nella barra di ricerca. A questo punto mi darà una serie di siti, di blog che trattano l'argomento che io sto cercando e che si trovano in prima pagina. A questo punto cosa voglio fare? Anche il mio articolo voglio che finisca nelle prime pagine, che comunque sia un articolo che poi, non attraverso pubblicità, ma in maniera organica, finisca nelle prime pagine. Allora adesso dobbiamo scegliere tra questi blog qual è l'articolo che più si addice a quello che più si avvicina a quello che stiamo cercando. Per esempio, andiamo giù, vediamo in qualcosa per i migliori integratori però per i capelli, integratori top, come avere capelli splendidi in menopausa, per esempio questo. Ok, poniamo che troviamo interessante questo articolo e quindi vogliamo creare un articolo anche noi. Una volta che abbiamo individuato il nostro articolo, adesso io faccio riferimento al mio video precedente di cui vi metto il link anche qui sotto, ad un altro tool che è compreso in questa estensione che stiamo analizzando. Allora, se torno su ChatGPT, allora metto new chat, ok, e faccio clear conversation perché voglio che mi riporti alla situazione precedente. Confirm, ok, ci siamo. Allora, avevamo visto il discorso nel video precedente dell'Outer-Rank Article e di come creare poi un articolo che sia il più simile possibile al linguaggio umano. Quindi adesso quello che vi suggerisco eventualmente è di ritornare qui su Outer-Rank Article, cliccare, riprendiamo questo e copiamo l'URL del nostro articolo. Ok, quindi cliccando qui, se vi ricordate, ChatGPT ci genererà un nuovo articolo sulla base, prendendo spunto da quello, dall'URL che gli abbiamo inserito. Come vedete vi stila l'articolo e poi i passaggi che vi suggerisco sono tutti quelli che abbiamo visto poi nel video precedente. Ecco, questa era una cosa in più per riportarvi al video precedente e darvi un consiglio su come elaborare poi il vostro articolo. Ok, adesso faccio stop generating e si ferma. Bene, questo era un altro breve suggerimento, diciamo non è un video molto lungo e per farvi capire ancora con questa estensione cosa si può fare e quale aiuto ci può dare. Io vi ringrazio di avermi seguita fin qui, vi ricordo sempre di mettere un mi piace se il video vi è stato utile, spero di essere stata abbastanza chiara, condividete il video con altre persone cui questi argomenti possono interessare, vi ringrazio di avermi seguita fin qui, alla prossima.